Lezione 1. Ti piace andare a eventi scolastici come balli e balli di fine anno? Ciao Anna. Ti piace andare agli eventi scolastici come balli e il ballo di fine anno? Sì, non vedo l'ora di assistere a eventi scolastici come balli e balli di fine anno. Sono esperienze divertenti e memorabili. Questo è fantastico. Qual è la tua attività preferita nel fine settimana con gli amici? Uscire al parco o andare al cinema sono alcune delle nostre attività preferite del fine settimana insieme. Trascorrere del tempo al parco o guardare film sembra molto divertente. Qualche altra attività che ti piace? Ci piace anche andare al bar, provare nuovi ristoranti o fare serate di gioco a casa di qualcuno. Esplorare caffè, ristoranti e trascorrere serate di gioco sono ottimi modi per entrare in contatto con gli amici. Qualche momento memorabile delle tue attività nel fine settimana? Ci sono stati molti momenti pieni di risate, da divertenti scene di film a esilaranti gare serali di gioco. I momenti pieni di risate rendono i ricordi ancora più speciali. Hai qualche programma per il prossimo fine settimana con i tuoi amici? Stiamo organizzando un picnic sulla spiaggia e magari una partita sportiva amichevole. Adoriamo essere attivi all'aperto. Un picnic sulla spiaggia e una partita sportiva sembrano piani fantastici. Qualche idea finale sulle attività del fine settimana con gli amici? Trascorrere del tempo di qualità con gli amici è importante per costruire relazioni solide e creare ricordi duraturi. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Goditi le tue prossime attività del fine settimana con gli amici. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 2. Qual è la tua attività preferita nel fine settimana con gli amici? Ciao Anna. Andiamo spesso al parco e giochiamo a basket nei fine settimana. Qual è la tua attività preferita nel fine settimana con gli amici? Esplorare i sentieri naturalistici e fare escursioni sono le nostre attività preferite del fine settimana. Ci piace stare all'aria aperta e rimanere attivi. Esplorare percorsi naturalistici ed escursioni sembra molto divertente. Sentieri o parchi specifici che ti piacerebbe visitare? Abbiamo alcuni sentieri preferiti nelle vicinanze, come quelli nella riserva naturale locale e nel parco di montagna. Le riserve naturali locali e i parchi di montagna offrono bellissime opportunità di escursioni. Qualche momento memorabile delle tue avventure escursionistiche? Abbiamo avuto panorami mozzafiato dalle cime delle montagne, incontrato fauna selvatica e scoperto cascate nascoste durante le nostre escursioni. Panorami mozzafiato, incontri con la fauna selvatica e cascate nascoste rendono l'escursionismo ancora più emozionante. Eventuali programmi escursionistici imminenti? Abbiamo intenzione di affrontare un percorso più impegnativo il prossimo fine settimana. È noto per i suoi panorami mozzafiato e il terreno accidentato. Affrontare un percorso impegnativo sembra un'avventura. Qualche idea finale sulle attività del fine settimana nella natura? Stare nella natura offre una fuga rinfrescante dalla routine quotidiana, e ci permette di apprezzare la bellezza della vita all'aria aperta. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Goditi la tua prossima avventura escursionistica con gli amici. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Ti auguro una giornata fantastica. Lezione 3. Quanto spesso vai a trovare i tuoi nonni? Ciao Anna. Vado a trovare i miei nonni 1 o 2 volte al mese. Quanto spesso vai a trovare i tuoi nonni? Cerco di andare a trovare i miei nonni ogni 2 settimane. Mi piace passare il tempo con loro e ascoltare le loro storie. Questo è carino. Le visite regolari aiutano a mantenere una connessione forte. Qualche attività specifica che svolgi quando visiti i tuoi nonni?
Spesso mangiamo insieme, giochiamo a giochi da tavolo o facciamo passeggiate nel quartiere. È tempo di qualità con la famiglia. Pasti, giochi da tavolo e passeggiate sembrano meravigliose attività di legame. Hai avuto momenti memorabili con i tuoi nonni? Abbiamo avuto conversazioni sincere, condiviso risate e creato bellissimi ricordi durante le nostre visite. Conversazioni sincere e risate rendono le visite speciali. Hai difficoltà a programmare le visite o trascorrere del tempo con i tuoi nonni? A volte orari o distanze contrastanti possono renderlo difficile, ma ci sforziamo di trovare il tempo l'uno per l'altro. Trovare il tempo nonostante le difficoltà dimostra l'importanza della relazione. Qualche idea finale sulla visita ai nonni? Visitare i nonni è un modo per mostrare amore, rispetto e apprezzamento per la saggezza e l'amore che condividono con noi. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Goditi la tua prossima visita con i tuoi nonni. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 4. Hai animali domestici a casa? Ciao Anna. Sì, ho un gatto che si chiama Whiskers. Hai animali domestici a casa? No, non ho animali domestici a casa. Ho sempre voluto un cane, però. I cani sono ottimi compagni. Qualche motivo specifico per cui non ne hai ancora ricevuto uno? Vivo in un appartamento che non ammette animali domestici, quindi al momento non è possibile. Ah, capisco. Le regole degli appartamenti possono limitare la proprietà degli animali domestici. Momenti memorabili con il tuo gatto, Whiskers? Whiskers ama rannicchiarsi sulle mie ginocchia mentre leggo o guardo la TV. È un momento accogliente e rilassante insieme. Sembra adorabile. I gatti possono essere molto affettuosi. Qualche sfida devi affrontare nel prenderti cura di Whiskers? Tenere il passo con una pulizia regolare e fornire abbastanza tempo di gioco e stimoli sono sfide importanti da affrontare. La toelettatura e il gioco regolari sono essenziali per un gatto felice e in salute. Qualche ultima idea sull'avere animali domestici? Gli animali domestici portano gioia, compagnia e responsabilità nella nostra vita. Possono essere meravigliose aggiunte a qualsiasi famiglia. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Goditi il tuo tempo con Whiskers. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Ti auguro una buona giornata. Lezione 5. Sei un fan delle attività all'aperto? Ciao Anna. Sì, mi piace fare escursioni e andare in bicicletta nei fine settimana. Sei un appassionato di attività all'aperto? Assolutamente. Adoro stare all'aria aperta ed esplorare la natura. È rinfrescante ed energizzante. Questo è fantastico. Consigliate sentieri escursionistici o percorsi ciclabili in particolare? C'è un sentiero panoramico lungo il fiume e una pista ciclabile attraverso la vicina foresta. Sono entrambi belli e divertenti. I sentieri panoramici lungo il fiume e le piste ciclabili nella foresta sembrano incredibili. Momenti memorabili delle tue avventure all'aria aperta? Ho visto tramonti mozzafiato dalle cime delle montagne durante le escursioni, e ho fatto emozionanti gite in bicicletta su terreni impegnativi. Ammirare i tramonti e provare emozionanti passeggiate rendono le avventure all'aria aperta indimenticabili. Hai in programma imminenti escursioni a piedi o in bicicletta? Ho intenzione di percorrere un nuovo sentiero il prossimo fine settimana ed esplorare un percorso ciclabile diverso. Adoro provare nuovi percorsi. Provare nuovi percorsi e percorsi mantiene viva l'emozione.
Qualche idea finale sulle attività all'aperto? Le attività all'aperto offrono la possibilità di entrare in contatto con la natura, rimanere attivi e apprezzare la bellezza del mondo che ci circonda. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Goditi le tue prossime avventure all'aperto. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Ti auguro una giornata fantastica. Lezione 6. Potresti essere pronto per la riunione entro le 9 del mattino? Potresti essere pronto per la riunione entro le 9 del mattino? Sì, potrei essere pronta in tempo. Di cosa dobbiamo parlare durante la riunione? Esamineremo gli aggiornamenti del progetto e discuteremo delle prossime scadenze. Qualche punto specifico che vorresti trattare? Voglio condividere i progressi della campagna di marketing. Che ne dici di te? Fornirò aggiornamenti sulle proiezioni finanziarie e sul budget. C'è del materiale che devo portare? Si prega di portare l'ultimo rapporto sulle vendite e tutti i documenti pertinenti. Dobbiamo preparare una presentazione? Sì, prepariamo una breve presentazione per riassumere i punti chiave. Preferisci un formato o delle diapositive specifici? Una presentazione concisa e visivamente accattivante sarebbe l'ideale. Cerchiamo di mantenerlo informativo ma coinvolgente. Dovremmo dedicare del tempo alle domande e alle discussioni? Assolutamente. Dovremmo dare a tutti il tempo di porre domande e condividere le proprie opinioni. Quanto dovrebbe durare la riunione? Puntiamo a una riunione di un'ora per assicurarci di coprire tutto senza fretta. C'è nient'altro che dobbiamo preparare? Dovremmo avere un'agenda chiara e distribuirla ai partecipanti in anticipo. Qualche idea finale sulla riunione? Facciamo in modo che tutti siano ben preparati e incoraggiamo la partecipazione attiva. A un incontro produttivo. Lezione 7. Possiamo allenarci per 30 minuti oggi? Possiamo allenarci per 30 minuti oggi? Sì, potremmo fare un allenamento veloce. Che tipo di esercizio hai in mente? Che ne dici di una camminata veloce o di una corsa nel quartiere? È una buona opzione cardio. Sei pronto per farlo? Sembra perfetto. Mi piace camminare o fare jogging. A che ora dobbiamo andare? Andiamo la sera, verso le 18. È un bel momento per stare all'aperto. È conveniente per te? Le 18 vanno bene per me. Mi assicurerò di indossare abiti da allenamento comodi. Dovremmo fare stretching prima e dopo? Sì, eseguiamo una routine di stretching di riscaldamento e raffreddamento per prevenire infortuni. Preferisci qualche tipo di stretching specifico? Non è necessaria alcuna attrezzatura per camminare o fare jogging. Assicurati solo di indossare buone scarpe da passeggio o da corsa. Qualche altro esercizio che vorresti includere? Possiamo incorporare alcuni esercizi a corpo libero come squat e affondi durante la nostra camminata. Aggiunge varietà. Che ne dite di tenere traccia dei nostri progressi? Possiamo usare un'app per il fitness o un contapassi per tracciare la distanza e i passi. Può essere motivante. Qualche altra opinione sulla nostra sessione di allenamento? Godiamoci l'aria fresca e rendiamola un'attività divertente. Rimanete attivi e in salute. Lezione 8. Potresti essere più attento mentre ascolti? Potresti essere più attento durante l'ascolto? Sì, potrei concentrarmi meglio su ciò che viene detto.
Perché pensi che sia importante? Essere attenti mostra rispetto e aiuta a comprendere gli altri. Come pensi di migliorare? Praticherò l'ascolto attivo e ridurrò al minimo le distrazioni. Che ne dici di te? Farò del mio meglio per dedicare tutta la mia attenzione ed evitare di interrompere. Qualche tecnica specifica che trovi utile? Mantenere il contatto visivo e annuire per mostrare che sono fidanzata mi aiuta a rimanere attenta. Che mi dici di te? Trovo che prendere brevi appunti e ripetere i punti chiave della mia mente mi aiuti a conservare le informazioni. Quali sono le difficoltà che incontrate nel rimanere attenti? A volte la mia mente vaga o mi preoccupo dei miei pensieri. Che ne dici di te? Le distrazioni esterne possono rendere difficile rimanere concentrati. Qualche consiglio per qualcuno che vuole essere più attento durante l'ascolto? Esercitati a essere presente nel momento e mostra sincero interesse per chi parla. Che ne dici di te? Trovo che fare domande chiarificatrici e riassumere ciò che ho sentito migliori la mia attenzione. Qualche altro pensiero sull'essere attenti durante l'ascolto? Migliora la comunicazione e rafforza le relazioni. Continuiamo ad essere ascoltatori attenti. Sono d'accordo. Dobbiamo essere attenti e ascoltare veramente ciò che gli altri hanno da dire. Lezione 9. Potresti chiamare il tuo amico per chiacchierare? Puoi chiamare il tuo amico per chiacchierare? Sì, potrei chiamarli più tardi. A quale amico ti riferisci? Stavo pensando alla tua amica Sara. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che hai parlato. È in contatto con lei? Sì, ho i suoi dati di contatto. La contatterò per vedere se è disponibile per una chiacchierata. C'è qualcosa di specifico che vorresti che chiedessi o discutessi? Basta controllare come sta e vedere se è interessata a incontrarsi. C'è un momento particolare che ti va bene? Cercherò di chiamarla stasera quando avrò del tempo libero. Ti terrò aggiornato sulla conversazione. C'è qualcos'altro che vorresti che comunicassi? Falle sapere che abbiamo pensato a lei e che ci piacerebbe recuperare il ritardo. Qualche argomento che pensi dovremmo trattare quando ci incontriamo? Possiamo parlare di eventi recenti, condividere aggiornamenti sulla nostra vita e ricordare i vecchi tempi. Esiste un luogo preferito per il meetup? Forse possiamo suggerire di incontrarci in un bar o in un parco locale. È un ambiente informale e confortevole. Vediamo cosa preferisce Sara. C'è qualcos'altro che dovremmo prendere in considerazione? Sarebbe bello preparare alcune domande o spunti di conversazione per mantenere la conversazione fluida. Non ci resta che riconnetterci con Sara e goderci una bella chiacchierata. Lezione 10. Potresti essere disposto a provare un nuovo hobby? Potresti essere aperto a provare un nuovo hobby? Sì, potrei esplorare una nuova attività. Che hobby hai in mente? Che ne dici di dipingere o disegnare? È un hobby creativo e rilassante. Ti interessa l'arte? Sembra interessante. Ho sempre voluto provare a dipingere. Quando dovremmo iniziare? Possiamo iniziare questo fine settimana. Prenderò alcune forniture artistiche di base. Qualche tipo di pittura specifico che vorresti provare? Cominciamo con la pittura d'acquerello. Sembra adatto ai principianti. Abbiamo bisogno di indicazioni o tutorial? Possiamo trovare tutorial online o seguire un corso d'arte per principianti. Ci aiuterebbe a imparare le basi. Ti senti a tuo agio con quello? Sì, i tutorial online o un corso sarebbero utili.
Esploriamo diverse tecniche e stili. Qualche altro hobby che vorresti provare? Sono interessata alla fotografia. Ci permette di immortalare momenti meravigliosi. Soggetti o temi specifici che vorresti fotografare? La natura e i paesaggi sarebbero ottimi soggetti da fotografare. Offrono molta bellezza e varietà. Dovremmo pianificare delle gite per scattare fotografie? Sì, programmiamo alcune gite all'aperto per praticare la fotografia. Ci darà anche la possibilità di esplorare nuovi posti. Qualche ultima idea su come provare nuovi hobby? È emozionante uscire dalle nostre zone di comfort e scoprire nuove passioni. Abbracciamo la creatività e godiamoci il viaggio. Lezione 11. Ho sentito che sei un membro del club di fotografia. Ciao Anna. Ho sentito che sei un membro del club di fotografia. Che figo! Sì, mi piace fotografare e far parte del club. Fai parte di qualche club scolastico, John? Sì, anch'io sono membro del club fotografico. Abbiamo un interesse comune. Questo è fantastico. Cosa ti piace di più dell'essere nel club di fotografia? Mi piace immortalare momenti ed esprimere la mia creatività attraverso la fotografia. È molto divertente. La fotografia è un modo meraviglioso per esprimere la creatività. Quali sono i soggetti o gli stili preferiti che ti piace fotografare? Mi piace scattare foto naturalistiche e sperimentare diverse angolazioni e tecniche di illuminazione. La fotografia naturalistica può essere accattivante. Suggerimenti o trucchi che hai imparato attraverso il club? Ho imparato a conoscere la composizione, l'uso di diverse impostazioni della fotocamera e le tecniche di post-elaborazione. Queste sono abilità preziose da possedere. Hai lavorato su esperienze o progetti fotografici memorabili? L'anno scorso abbiamo tenuto una mostra fotografica in cui ho esposto alcuni dei miei scatti migliori. È stato emozionante. Sembra un'ottima opportunità per mostrare il tuo lavoro. Hai piani o obiettivi per la tua fotografia? Voglio continuare a migliorare le mie capacità e magari anche partecipare a concorsi fotografici in futuro. È ambizioso. Le competizioni possono essere un ottimo modo per mettersi alla prova. Qualche idea finale sull'entrare a far parte di un club scolastico? Far parte di un club ti permette di perseguire i tuoi interessi, imparare dagli altri e fare nuove amicizie. Sono d'accordo. È un'esperienza gratificante. Grazie per averlo condiviso, John. Continua a scattare foto straordinarie. Prego, Anna. Lo apprezzo. Ti auguro una fantastica giornata e goditi le attività del tuo club di fotografia. Lezione 12. Hai un lavoro part-time? Ciao Anna. Hai un lavoro part-time? Sì, lavoro part-time in una libreria locale. È un lavoro divertente. Che figo. Cosa ti piace di più del lavorare in libreria? Adoro essere circondata da libri e aiutare i clienti a trovare la loro prossima fantastica lettura. Lavorare con i libri sembra appagante. Hai qualche genere o autore preferito? Mi piace leggere romanzi fantasy, e alcuni dei miei autori preferiti sono J.K. Rowling e George R.R. Martin. La fantasia è un genere popolare. Qualche vantaggio o vantaggio del lavoro in libreria? Ottengo uno sconto sui libri, il che è fantastico perché amo espandere la mia biblioteca personale. Gli sconti in libreria sono il sogno di ogni lettore. Hai dovuto affrontare delle sfide nel tuo lavoro part-time?
A volte può essere difficile gestire un grande afflusso di clienti, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Avere a che fare con un volume elevato di clienti può essere impegnativo. Qualche abilità o lezione che hai imparato dal tuo lavoro? Ho acquisito capacità di comunicazione, organizzazione e risoluzione dei problemi efficaci attraverso il mio lavoro in libreria. Si tratta di competenze preziose che possono essere applicate in vari settori. Hai piani o obiettivi relativi al tuo lavoro part-time? Voglio continuare a conoscere generi e autori diversi per assistere meglio i clienti nella scelta dei libri. È un grande obiettivo. Essere informati aiuta i clienti a trovare i libri giusti. Qualche ultima idea sull'avere un lavoro part-time? I lavori part-time offrono una preziosa esperienza lavorativa, indipendenza e l'opportunità di sviluppare nuove competenze. Sono d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Buon lavoro in libreria e buona lettura. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Ti auguro una giornata fantastica. Lezione 13. Cosa fai nei fine settimana? Ciao Anna. Cosa fai nei fine settimana? Nei fine settimana esco con gli amici, leggo e vado a fare jogging. Che ne dici, John? Mi piace anche uscire con gli amici, leggere e fare jogging nei fine settimana. È un bel modo per rilassarsi. Trascorrere del tempo con gli amici è sempre divertente. Qualche attività specifica che ti piace fare quando esci? Spesso trascorriamo serate al cinema, usciamo a mangiare fuori o esploriamo nuovi posti della città. Le serate al cinema e l'esplorazione della città sembrano emozionanti. Che tipo di libri ti piace leggere quando ti metti al passo con la lettura? Mi piacciono i generi più disparati, ma sono particolarmente attratto dai libri gialli e di fantascienza. Il mistero e la fantascienza possono essere accattivanti. Quali sono i tuoi libri o autori preferiti? Alcuni dei miei libri preferiti sono La ragazza con il tatuaggio del drago di Stieg Larsson e Dune di Frank Herbert. Queste sono scelte popolari. Prenderò in considerazione l'idea di aggiungerli alla mia lista di lettura. Qualche motivo particolare per cui vai a fare jogging nei fine settimana? Il jogging mi aiuta a schiarirmi la mente, a rimanere attiva e a mantenere uno stile di vita sano. Sgombrare la mente e rimanere attivi sono importanti. Percorsi o luoghi specifici in cui ti piace andare a fare jogging? Mi piace fare jogging nel parco vicino a casa mia o lungo i sentieri panoramici vicino al fiume. Fare jogging nella natura sembra rinfrescante. Qualche idea finale sulle attività del fine settimana? I fine settimana sono un'ottima opportunità per rilassarsi, dedicarsi agli hobby e ricaricarsi per la settimana a venire. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per averlo condiviso, John. Trascorri un fantastico weekend all'insegna del divertimento e del relax. Prego, Anna. Lo apprezzo. Goditi anche i tuoi fine settimana. Lezione 14. Qual è il tuo snack preferito? Ciao Anna. Qual è il tuo snack preferito? Il mio snack preferito sono i popcorn. Adoro la sua consistenza leggera e croccante. I popcorn sono una scelta classica. Preferisci sapori o condimenti particolari? Mi piacciono sia i popcorn dolci che quelli salati. I gusti di caramello e formaggio sono le mie opzioni preferite. Le varietà di popcorn dolci e salate sono deliziose. Hai altri snack preferiti oltre ai popcorn? Mi piace anche la frutta fresca, in particolare l'anguria succosa e le mele croccanti. La frutta fresca è uno snack salutare e rinfrescante.
Qualche altro snack che ti piace concederti? Ho un debole per il cioccolato. Un pezzo di cioccolato fondente è sempre una delizia. Il cioccolato fondente può essere soddisfacente. Qualche marca o tipo di cioccolato fondente che consigliate? Mi piacciono marchi come Lindt e Ghirardelli per i loro sapori ricchi e morbidi di cioccolato fondente. Lindt e Ghirardelli sono noti per i loro cioccolatini di qualità. Qualche idea finale sugli spuntini? Gli snack possono essere gustosi con moderazione e fornire un rapido apporto di energia per tutto il giorno. Sono d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Goditi i tuoi snack preferiti e buona giornata. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Buona merenda anche a te. Lezione 15. Quanto spesso visiti la biblioteca? Ciao Anna. Quanto spesso visiti la biblioteca? Vado in biblioteca una volta alla settimana per prendere in prestito libri da leggere nel tempo libero. È una mia abitudine regolare. Questo è fantastico. Cosa ti piace di più della visita alla biblioteca? Adoro l'atmosfera tranquilla e l'ampia selezione di libri a mia disposizione da esplorare. La biblioteca è davvero un rifugio tranquillo e pieno di libri. Qualche genere o autore preferito che ti piace prendere in prestito? Mi piacciono i generi più disparati, ma sono particolarmente affezionata ai romanzi gialli e alle opere di Agatha Christie. I romanzi gialli possono essere emozionanti. Agatha Christie è un'autrice rinomata in quel genere. Qualche libro specifico che mi consigliate? Alcuni dei miei libri gialli preferiti sono And Then There Were None e Assassinio sull'Orient Express di Agatha Christie. Sono romanzi gialli classici. Mi assicurerò di controllarli. Ci sono altre attività che svolgi in biblioteca oltre a prendere in prestito libri? A volte frequento club del libro o partecipo a eventi in biblioteca come conferenze con autori o seminari di scrittura. I club del libro e gli eventi in biblioteca sembrano coinvolgenti. Hai avuto esperienze memorabili in biblioteca? Una volta ho incontrato il mio autore preferito a un evento di autografo tenuto in biblioteca. Era un sogno diventato realtà. Incontrare il tuo autore preferito deve essere stata un'esperienza incredibile. Hai obiettivi o piani relativi alle visite alla biblioteca? Voglio esplorare generi diversi e scoprire nuovi autori per ampliare i miei orizzonti di lettura. È un obiettivo fantastico. L'esplorazione di nuovi generi può portare a scoperte entusiasmanti. Qualche idea finale sulle visite in biblioteca? Le biblioteche sono scrigni di conoscenza e immaginazione, e visitarle è un modo meraviglioso per espandere la propria mente. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Buona visita alla biblioteca e buona lettura. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Ti auguro una giornata fantastica. Lezione 16. Qual è il tuo mezzo di trasporto preferito per andare a scuola? Ciao Anna. Qual è il tuo mezzo di trasporto preferito per andare a scuola? Di solito prendo lo scuolabus per andare a scuola. È comodo e affidabile. Prendere lo scuolabus ha senso. Qualche motivo particolare per cui lo preferisci? Risparmia tempo e mi permette di socializzare con i compagni di classe durante gli spostamenti. Questi sono indubbi vantaggi. Avete altri mezzi di trasporto che utilizzate occasionalmente? A volte vado a scuola in bicicletta quando il tempo è bello e la distanza è gestibile.
Andare in bicicletta può essere un'alternativa piacevole. Hai dovuto affrontare qualche problema con il trasporto verso la scuola? Di tanto in tanto, lo scuolabus può essere affollato, soprattutto nelle ore di punta, ma riesco a trovare un posto a sedere. Gli autobus affollati possono essere scomodi. Qualche consiglio o strategia che usi per rendere più confortevoli i tuoi spostamenti? Porto un libro o ascolto musica per rendere più piacevole il tragitto casa-lavoro e passare il tempo velocemente. Leggere o ascoltare musica può sicuramente rendere più piacevole il tragitto casa-lavoro. Qualche idea finale sul trasporto a scuola? La scelta di un mezzo di trasporto affidabile e confortevole è essenziale per iniziare bene la giornata. Sono d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Ti auguro una buona giornata lavorativa e produttiva a scuola. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Ti auguro anche una buona giornata. Lezione 17. Sei coinvolto in eventi o competizioni scolastiche? Ciao Anna. Partecipi a eventi o competizioni scolastiche? Sì, partecipo a fiere scientifiche e concorsi di dibattito. Sono entrambi entusiasmanti e impegnativi. È impressionante. Cosa ti piace di più della partecipazione alle fiere della scienza? Amo condurre esperimenti, esplorare concetti scientifici e presentare le mie scoperte agli altri. Le fiere della scienza offrono un'ottima piattaforma per mostrare le tue conoscenze scientifiche. Che ne dite di discutere delle competizioni? Le competizioni di dibattito mi permettono di sviluppare le mie capacità di comunicazione, esprimere le mie opinioni e impegnarmi in discussioni intellettuali. Le competizioni di discussione possono essere intellettualmente stimolanti. Qualche risultato importante o esperienza memorabile derivante da questi eventi? Ho vinto premi per i miei progetti di fiere della scienza, e ho avuto momenti emozionanti durante intensi dibattiti. Vincere premi e vivere dibattiti intensi devono essere appaganti. Suggerimenti o strategie che utilizzi per avere successo in questi eventi? La preparazione, la ricerca e la pratica sono fondamentali. È importante conoscere bene l'argomento e avere argomentazioni forti. La preparazione è davvero fondamentale. Hai obiettivi o aspirazioni legate alla tua partecipazione a questi eventi? Il mio obiettivo è continuare ad affinare le mie capacità scientifiche e di dibattito, e forse anche a perseguirle nell'istruzione superiore o in campi professionali. È un obiettivo encomiabile. Sia la scienza che il dibattito offrono competenze preziose per il futuro. Qualche idea finale sulla partecipazione a eventi e concorsi scolastici? Gli eventi e le competizioni scolastiche offrono opportunità di crescita personale, apprendimento e scoperta di nuove passioni. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Buona fortuna per le vostre future fiere scientifiche e concorsi di dibattito. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 18. Come gestisci il tuo tempo tra di loro? Ciao Anna. Sia per i miei studi che per i miei hobby, come gestisci il tuo tempo tra di loro? Creo un programma che alloca il tempo sia per i miei studi che per i miei hobby. Mi aiuta a rimanere organizzata ed equilibrata. Questo è un approccio intelligente. Come decidi quanto tempo dedicare a ciascuno di essi? Considero l'importanza e l'urgenza dei miei studi, assicurandomi di avere abbastanza tempo sia per le attività accademiche che per gli hobby. È fondamentale bilanciare importanza e urgenza. Qualche strategia specifica che utilizzi per rispettare i tuoi orari?
Do priorità alle attività, riduco al minimo le distrazioni e rimango disciplinata per sfruttare al meglio il tempo assegnato per ogni attività. Dare priorità alle attività e ridurre al minimo le distrazioni sono tecniche efficaci. Quali sono le sfide che devi affrontare nella gestione del tuo tempo? A volte sorgono eventi imprevisti o requisiti di studio aggiuntivi, ma adeguo il mio programma di conseguenza per adattarli. L'adattamento agli imprevisti è fondamentale. Hai avuto dei vantaggi derivanti dalla gestione efficace del tuo tempo? Una gestione efficace del tempo mi consente di fare progressi negli studi continuando a godermi i miei hobby e mantenendo un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. È importante mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Qualche ultima riflessione sulla gestione del tempo tra studio e hobby? Si tratta di trovare un ritmo adatto a te ed essere flessibili quando necessario. La gestione del tempo è un'abilità preziosa per il successo. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Buona fortuna a gestire il tuo tempo in modo efficace. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Ti auguro una giornata produttiva. Lezione 19. Sei un fan dell'apprendimento online? Ciao Anna. Sei un fan dell'apprendimento online? L'apprendimento online ha i suoi vantaggi, ma preferisco le lezioni di persona. Che ne dici di te? In realtà mi piace imparare online. Offre flessibilità e convenienza. Quali sono i motivi per cui preferisci le lezioni di persona? Trovo che le lezioni in presenza siano più coinvolgenti e interattive. Apprezzo le interazioni faccia a faccia con insegnanti e compagni di classe. Le interazioni faccia a faccia hanno i loro vantaggi. Qualche aspetto specifico dell'apprendimento online che ritieni utile? L'apprendimento online consente lo studio autonomo e la possibilità di accedere alle risorse da qualsiasi luogo con una connessione internet. Lo studio autonomo e l'accessibilità sono indubbi vantaggi. Hai incontrato delle sfide con l'apprendimento online? Problemi tecnici e potenziali distrazioni possono a volte interrompere il processo di apprendimento durante le lezioni online. I problemi tecnici e le distrazioni possono essere frustranti. Qualche consiglio o strategia che usi per superare queste sfide? Mi assicuro di avere una connessione internet affidabile, di eliminare le distrazioni nel mio spazio di studio e di praticare l'autodisciplina. Queste sono strategie efficaci. Qualche idea finale sull'apprendimento online rispetto alle lezioni di persona? In ultima analisi dipende dalle preferenze personali e dagli stili di apprendimento. Entrambe le opzioni hanno i loro vantaggi ed è importante trovare ciò che funziona meglio per ogni individuo. Sono d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Che sia online o di persona, che il tuo percorso di apprendimento abbia successo. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Buona fortuna anche a te. Lezione 20. Come ti organizzi con i compiti scolastici? Ciao Anna. Come ti organizzi con i compiti scolastici? Uso un'agenda per tenere traccia dei miei incarichi e delle scadenze. Mi aiuta a rimanere organizzata e a rispettare le scadenze. Usare un'agenda è un ottimo modo per tenere sotto controllo i tuoi compiti. Hai strategie specifiche per gestire le tue attività? Suddivido i compiti più grandi in compiti più piccoli e stabilisco obiettivi realistici per ogni giorno. Mi aiuta a rimanere concentrato ed evitare la procrastinazione. Suddividere gli incarichi in attività più piccole è un approccio intelligente. Hai altri metodi che usi per rimanere organizzato?
Inoltre, do priorità ai miei incarichi in base alle scadenze e all'importanza, assicurandomi di completarli in modo tempestivo. Dare priorità agli incarichi è essenziale per una gestione efficace del tempo. Hai affrontato delle difficoltà nel rimanere organizzato? A volte eventi o carichi di lavoro imprevisti possono rendere difficile rispettare i miei impegni, ma mi adeguo secondo necessità. L'adattamento agli imprevisti è importante. Hai tratto dei vantaggi dal rimanere organizzato con i tuoi incarichi? Rimanere organizzato mi aiuta a ridurre lo stress, a mantenere una visione chiara del mio carico di lavoro e a presentare lavori di alta qualità in tempo. Ridurre lo stress e presentare un lavoro di alta qualità sono indubbi vantaggi. Qualche idea finale su come rimanere organizzati con i compiti scolastici? Trovare un sistema che funzioni per te ed essere coerenti con esso è fondamentale. È un'abilità preziosa che aiuta nel successo accademico. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Buona fortuna a rimanere organizzati e a portare a termine i compiti scolastici. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Ti auguro una giornata produttiva. Lezione 21. Ti svegli presto la mattina? Ciao Anna. Mi sveglio presto ogni giorno. Ti svegli presto la mattina? Sì, anch'io mi sveglio presto. Questo è grandioso. A che ora ti svegli di solito? Mi sveglio alle 6 del mattino ogni mattina. Le 6 del mattino sono un buon momento per iniziare la giornata. Qualche motivo specifico per svegliarsi presto? Trovo che mi aiuti a sentirmi più produttiva ed energica. Sono d'accordo. Svegliarsi presto dà un tono positivo alla giornata. Qualche routine mattutina segui? Mi piace meditare e fare esercizio al mattino. La meditazione e l'esercizio fisico sono ottimi modi per iniziare la giornata. Qualche consiglio per svegliarsi presto? Imposta un programma di sonno coerente, ed evita gli schermi prima di andare a letto. La costanza e il tempo libero dallo schermo prima di andare a letto possono favorire un sonno migliore. Hai notato qualche beneficio dal risveglio precoce? Mi sento più concentrato e ho tempo per le attività personali. Avere più tempo per le attività personali è prezioso. Ci sono difficoltà a svegliarsi presto? All'inizio può essere difficile, ma stabilire una routine aiuta. Costruire una routine richiede tempo e impegno, ma ne vale la pena. Hai altre abitudini mattutine? Mi assicuro di fare una colazione sana per alimentare la mia giornata. Una colazione sana è importante per iniziare bene la giornata. Qualche scelta preferita per la colazione? Mi piace la farina d'avena con frutta o una frittata vegetariana. Farina d'avena con frutta e omelette vegetariane sono opzioni nutrienti. Hai piani per la mattina dopo esserti svegliato presto? Mi piace pianificare la mia giornata, fissare obiettivi e dare priorità alle attività. La pianificazione e la definizione degli obiettivi favoriscono la produttività. Qualche ultima idea sul risveglio presto? È una scelta personale, ma vale la pena prenderla in considerazione per un inizio positivo. Lo proverò e vedrò come funziona per me. Grazie Anna. Benvenuto, John. Spero che ti sia utile. Vi auguro una splendida giornata. Anche tu, Anna. Abbi cura di te e goditi le mattinate. Lezione 22. A che ora ti alzi di solito? Ciao Anna. Di solito mi alzo alle 6 del mattino. A che ora ti alzi di solito?
Inoltre di solito mi alzo alle 6 del mattino. Questo è grandioso. Alzarsi presto consente una giornata produttiva. Qualche motivo specifico per svegliarsi alle 6 del mattino? Trovo che mi dia un vantaggio e dia un tono positivo. Sono d'accordo. Iniziare la giornata in anticipo può portare a un aumento della produttività. Qualche routine mattutina che segui? Mi piace fare esercizio e fare una sana colazione al mattino. L'esercizio fisico e una sana colazione sono ottimi modi per iniziare la giornata. Qualche consiglio per svegliarsi presto in modo coerente? Imposta un programma di sonno coerente, e crea una routine rilassante prima di andare a dormire. La costanza e una routine rilassante prima di andare a dormire possono favorire un sonno migliore. Hai notato qualche beneficio dal risveglio precoce? Mi sento più concentrato, pieno di energia e ho tempo per le attività personali. Una maggiore concentrazione, energia e tempo personale sono vantaggi preziosi. Ci sono difficoltà a svegliarsi presto? Inizialmente può essere difficile, ma stabilire una routine aiuta. Costruire una routine richiede impegno, ma a lungo termine ripaga. Hai altre abitudini mattutine? Mi piace pianificare la mia giornata e fissare obiettivi al mattino. La pianificazione e la definizione degli obiettivi contribuiscono a una giornata produttiva. Qualche scelta preferita per la colazione? Mi piace la farina d'avena con frutta o un frullato ricco di proteine. Do priorità ai miei compiti e affronto prima i progetti importanti. L'assegnazione delle priorità alle attività garantisce un utilizzo efficiente della mattinata. Qualche ultima idea sul risveglio presto? È una scelta personale, ma può portare a uno stile di vita positivo. Lo proverò e vedrò come funziona per me. Grazie Anna. Benvenuto, John. Ti auguro successo. Ti auguro una giornata produttiva. Anche tu, Anna. Abbi cura di te e sfrutta al meglio le tue mattine. Lezione 23. Come iniziare la giornata. Ciao Anna. Come iniziare la giornata? Inizio la giornata lavandomi i denti e lavandomi la faccia. È un buon modo per rinfrescarsi la mattina. Qualche altra routine mattutina? Dopodiché, mi rifaccio il letto e mi vesto per la giornata. Fare il letto e vestirsi da un tono produttivo. Qualche abitudine per la colazione? Mi piace fare una colazione sana per alimentare la mia giornata. Una colazione sana è importante per l'energia e la concentrazione. Qualche scelta preferita per la colazione? Mi piace lo yogurt alla frutta o il pane tostato integrale con avocado. Lo yogurt con frutta e pane tostato all'avocado sono opzioni nutrienti. Hai piani per il resto della giornata? Ho alcuni compiti da svolgere e una riunione nel pomeriggio. Buona fortuna con i tuoi compiti e la riunione. Qualche consiglio per una giornata produttiva? Dai priorità alle tue attività e rimani organizzato per tutto il giorno. Dare priorità e rimanere organizzati aiuta ad aumentare la produttività. Qualche hobby o attività che ti piace? Mi piace leggere, dipingere e fare passeggiate nella natura. Leggere, dipingere e passeggiare nella natura sono ottimi per rilassarsi. Qualche pratica di cura di sé che incorpori? Pratico la meditazione e faccio alcuni esercizi di stretching. La meditazione e lo stretching favoriscono il benessere mentale e fisico. Qualche idea finale sull'inizio della giornata?
Iniziare la giornata con abitudini positive dà il via al successo. Sono d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Ti auguro una splendida giornata. Benvenuto, John. Anche a te auguro una buona giornata. Lezione 24. Hai delle attività extrascolastiche? Ciao Anna. Hai delle attività extrascolastiche? Sì, faccio parte del coro della scuola e del club di dibattito. Meraviglioso. Cantare e discutere può essere emozionante. Esibizioni o competizioni in arrivo? Abbiamo un concerto corale il mese prossimo e un torneo di dibattito la prossima settimana. Buona fortuna con il concerto e il torneo. Qualche canzone specifica che suonerai? Eseguiremo un mix di canzoni pop e classiche nel concerto del coro. Sembra un repertorio eterogeneo. Qualche argomento di dibattito che ti piace discutere? Mi piace discutere di argomenti legati alle questioni sociali e agli eventi attuali. Le questioni sociali e gli eventi attuali forniscono interessanti spunti di dibattito. Hai altre attività extrascolastiche in cui sei coinvolto? Partecipo anche al club teatrale scolastico e al club di servizio alla comunità. Il club teatrale e il servizio alla comunità sono attività preziose. Eventuali opere teatrali o progetti comunitari imminenti? Ci stiamo preparando per una recita scolastica il mese prossimo e faremo volontariato in un rifugio locale la prossima settimana. È fantastico. Rompiti una gamba con lo spettacolo e divertiti a fare volontariato. Hai obiettivi personali nelle tue attività extrascolastiche? Il mio obiettivo è migliorare le mie capacità canore e diventare un oratore più efficace. Il miglioramento continuo è ammirevole. Continuate a perseguire i vostri obiettivi. Qualche pensiero finale sulle attività extrascolastiche? Offrono opportunità di crescita personale e di fare nuove amicizie. Sono d'accordo. Le attività extrascolastiche possono essere esperienze arricchenti. Divertiti con le tue attività, Anna. Grazie, John. Lo apprezzo. Ti auguro una splendida giornata. Anche tu, Anna. Abbi cura di te e goditi le tue attività extrascolastiche. Lezione 25. Ascolti musica mentre studi? Ciao Anna. Ascolti musica mentre studi? No, preferisco studiare in silenzio. Studiare in silenzio può aiutare a concentrarsi. Qualche motivo specifico per cui lo preferisci? La musica può essere fonte di distrazione per me, quindi trovo che il silenzio sia più favorevole all'apprendimento. Questo ha senso. Il silenzio può creare un ambiente tranquillo. Hai altre abitudini o preferenze di studio? Mi piace avere uno spazio di studio pulito e organizzato. Uno spazio di studio pulito e organizzato può promuovere l'efficienza. Qualche materia particolare che trovi più facile da studiare? Trovo più facile studiare materie come matematica e scienze. La matematica e la scienza richiedono concentrazione e pensiero logico. Qualche strategia usi per rimanere concentrato mentre studi? Suddivido le mie sessioni di studio in blocchi più piccoli e faccio delle brevi pause intermedie. Interrompere le sessioni di studio e fare delle pause può prevenire il burnout. Quali risorse o strumenti di studio preferiti? Trovo che i tutorial e le flashcard online siano utili per lo studio. I tutorial online e le flashcard sono ottimi aiuti allo studio. Qualche consiglio per uno studio efficace?
Trova una routine di studio adatta a te ed elimina le distrazioni. Avere una routine di studio e ridurre al minimo le distrazioni sono fondamentali. Ci sono altre attività che ritieni utili per l'apprendimento? Trovo utile riassumere le informazioni e insegnarle a qualcun altro. Riassumere e insegnare aiuta a rafforzare la comprensione. Qualche idea finale sullo studio? È importante trovare ciò che funziona meglio per te e rimanere coerenti. Sono d'accordo. Grazie per aver condiviso le tue opinioni, Anna. Buona fortuna con i tuoi studi. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Buona fortuna anche a te. Lezione 26. Come ci si rilassa dopo una lunga giornata? Ciao Anna. Come ti rilassi dopo una lunga giornata? Mi rilassi leggendo un libro o guardando un film. Leggere e guardare film sono ottimi modi per rilassarsi. Qualche genere di libro o genere cinematografico preferito? Mi piacciono di più i libri fantasy e i film d'azione. I libri fantasy e i film d'azione possono essere emozionanti. Qualche libro o film specifico che mi consigliate? La serie Il Signore degli Anelli e i film di Avengers sono fantastici. Il Signore degli Anelli e di Avengers sono scelte popolari. Fate altre attività per rilassarvi? Mi piace anche fare passeggiate nella natura e ascoltare musica. Le passeggiate nella natura e la musica possono essere rilassanti. Qualche posto preferito per le tue passeggiate? Mi piace passeggiare nel parco vicino o lungo la spiaggia. Camminare nella natura è rinfrescante. Quali sono i generi musicali o gli artisti che preferisci? Mi piace la musica pop e Taylor Swift è una delle mie artiste preferite. La musica pop è accattivante e Taylor Swift ha talento. Ti piace rilassarti in altri modi? Trovo che fare yoga o praticare la meditazione mi aiuti a rilassarmi. Lo yoga e la meditazione favoriscono la calma. Qualche posizione yoga o tecnica di meditazione specifica che mi consigliate? La posa del bambino nello yoga e la respirazione consapevole durante la meditazione sono utili. La posa del bambino e la respirazione consapevole sono ottime tecniche. Qualche idea finale sul rilassamento? È importante trovare attività che ti diano gioia e ti aiutino a rilassarti. Sono d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Divertiti tranquillamente a rilassarti. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Goditi anche il tuo momento di relax. Lezione 27. Hai visto qualche buon film ultimamente? Ciao Anna. Hai visto qualche bel film ultimamente? Sì, l'ho fatto. Ho visto un film comico intitolato The Big Trip. The Big Trip sembra divertente. Aiuti i tuoi genitori nelle faccende domestiche? Sì, aiuto nelle faccende domestiche come preparare la tavola e pulire la mia stanza. Questo è responsabile nei tuoi confronti. Ci sono altre faccende che svolgi? Aiuto anche a lavare i piatti e a portare fuori la spazzatura. Lavare i piatti e portare fuori la spazzatura sono compiti importanti. Qualche strategia che usi per rendere le faccende più piacevoli? Ascolto musica o podcast mentre faccio le faccende domestiche per renderli più piacevoli. La musica e i podcast possono rendere le faccende più divertenti. Hai qualche genere o podcast preferito che ascolti? Mi piace la musica pop e ascolto un podcast sui veri misteri del crimine.
La musica pop è accattivante e i veri misteri del crimine possono essere intriganti. Qualche consiglio per mantenere una stanza pulita e organizzata? Prendo l'abitudine di riordinare la mia stanza ogni giorno e mettere le cose nei posti designati. Mantenere una routine quotidiana di ordine è utile. Qualche premio o incentivo che i tuoi genitori ti danno per aiutare nelle faccende domestiche? A volte i miei genitori mi danno più tempo libero o mi regalano il mio dolce preferito. Il tempo libero extra e i dessert preferiti sono ottimi incentivi. Qualche ultima idea su come aiutare con le faccende domestiche? È importante contribuire alla famiglia e lavorare insieme come famiglia. Sono d'accordo. Grazie per averlo condiviso, Anna. Goditi il film e le faccende domestiche. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Ti auguro una giornata fantastica. Lezione 28. Ti ho sentito fare volontariato presso il rifugio per animali locale nei fine settimana. Ciao Anna. Ho sentito che fai volontariato al rifugio per animali locale nei fine settimana. È grandioso. Sì, mi piace dare una mano al rifugio. Sei coinvolto in qualche attività di volontariato? Al momento non sono coinvolto in alcuna attività di volontariato. Tuttavia, sono interessato a saperne di più sulla tua esperienza. Il volontariato presso il rifugio per animali mi permette di prendermi cura degli animali e di trascorrere del tempo con loro. È gratificante. Sembra appagante. Come hai iniziato a fare volontariato al rifugio? Ho contattato il rifugio e ho espresso il mio interesse per il volontariato. Mi hanno accolto e mi hanno formato. È meraviglioso che fossero aperti ai volontari. Che tipo di compiti svolgi al rifugio? Aiuto con l'alimentazione, la pulizia dei recinti degli animali e talvolta assisto agli eventi di adozione. Nutrire, pulire e assistere alle adozioni sono compiti importanti. Hai esperienze memorabili o storie di animali che puoi condividere? C'era un cucciolo di cui ho aiutato a prendermi cura e vederlo trovare una casa amorevole mi ha dato gioia. Deve essere stato commovente. Hai in programma di fare volontariato in futuro o altre cause che ti appassionano? Sto pensando di fare volontariato presso un'organizzazione ambientalista locale. Voglio contribuire alla Questa è conservazione della un'ottima natura. causa. La conservazione della natura è importante. Qualche consiglio per qualcuno interessato al volontariato? Trova un'organizzazione o una causa che sia in linea con i tuoi interessi e contattala. Il volontariato può fare la Un consiglio differenza. saggio. Grazie per averlo condiviso, Anna. Continuate così con l'ottimo lavoro al rifugio per animali. Benvenuto, John. Lo apprezzo. Se vuoi unirti a me al rifugio, fammelo Lo sapere. terrò a mente. Arrivederci, Anna. Lezione 29. La sera è il mio momento preferito della giornata. Ciao Anna. Ho sentito che ti piacciono le serate in cui puoi rilassarti e passare del tempo con la famiglia. Sembra adorabile. Sì, la sera è il mio momento preferito della giornata. Tu che ne pensi, John? Qual è il tuo momento preferito della giornata? Mi piacciono anche le serate in cui posso rilassarmi e trascorrere del tempo di qualità con i miei cari. Trascorrere del tempo con i propri cari è prezioso. Quali attività svolgi di solito durante il tuo relax serale? Spesso ceniamo in famiglia, guardiamo film insieme o semplicemente conversiamo. Le cene di famiglia e le serate di cinema sembrano deliziose. Qualche film preferito che ti piace guardare con la tua famiglia? Ci piace una varietà di film, ma le commedie e i film d'avventura sono sempre un successo. Le commedie e i film d'avventura sono ottime scelte per l'intrattenimento familiare. Cosa rende speciali le serate per te?
L'atmosfera tranquilla e la possibilità di legarmi alla mia famiglia rendono le serate speciali per me. Sono d'accordo. La calma e la connessione serale non hanno prezzo. Ci sono altri motivi per cui ti piacciono le serate? Trovo che la sera offra un buon equilibrio tra rilassarsi dopo una giornata di lavoro e prepararsi per una buona notte di sonno. È vero, le serate possono essere un periodo di transizione. Quali sono i tuoi rituali o abitudini durante il tuo relax serale? Mi piace leggere un libro o ascoltare musica rilassante prima di andare a letto. Mi aiuta a distendermi e rilassarmi. Leggere e ascoltare musica sono modi meravigliosi per rilassarsi. Qualche ultima osservazione sul tuo momento preferito della giornata? È importante amare e sfruttare al massimo il tempo che trascorriamo con i nostri cari, specialmente durante la sera. Assolutamente. Grazie per averlo condiviso, John. Goditi il relax serale e il tempo in famiglia. Prego, Anna. Lo apprezzo. Passa anche tu una fantastica serata con la tua famiglia. Lezione 30. Ho sentito che ti alleni 3 volte a settimana in palestra. Ciao Anna. Ho sentito che ti alleni 3 volte a settimana in palestra. Impressionante. Sì, cerco di rimanere attivo. Quanto spesso ti alleni, John? Mi alleno anche 3 volte a settimana. Mi aiuta a mantenermi in forma e in salute. Questo è grandioso. Che tipo di esercizi fai di solito in palestra? Faccio una combinazione di esercizi cardio come correre sul tapis roulant e allenare la forza con i pesi. L'allenamento cardio e di forza sono importanti per la forma fisica generale. Hai obiettivi specifici con i tuoi allenamenti? Il mio obiettivo principale è migliorare la mia resistenza e aumentare la forza muscolare. La resistenza e la forza muscolare sono obiettivi fantastici. Hai qualche consiglio per rimanere motivato ad allenarti regolarmente? Stabilire obiettivi specifici, trovare una routine di allenamento che mi piaccia e avere un compagno di allenamento mi aiuta a rimanere motivata. Questi sono consigli utili. Avere un compagno di allenamento può fornire responsabilità. Qualche altra attività che svolgi per rimanere attivo oltre alla palestra? Mi piacciono le attività all'aperto come fare escursioni e fare sport con gli amici. Le attività all'aperto sono un modo divertente per mantenersi attivi. Quali sono i luoghi escursionistici o gli sport preferiti che ti piace praticare? Nelle vicinanze c'è un sentiero che mi piace percorrere e mi piace giocare a basket con i miei amici. L'escursionismo e il basket sembrano eccitanti. Qualche idea finale sull'esercizio fisico e sul rimanere attivi? È importante trovare attività che ti piacciono e fare dell'esercizio una parte regolare della tua routine per uno stile di vita più sano. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per averlo condiviso, John. Continuate così con i vostri allenamenti. Prego, Anna. Lo apprezzo. Rimani attivo e trascorri una giornata fantastica.